Amiche ed amici del vinile, torno a parlarvi di testine con una serie già molto apprezzata da tantissimi appassionati, la VM95 di Audio-Tecnica. Uno dei punti di forza di questa serie è l'ottimo rapporto qualità-prezzo, come da tradizione del brand. Lo scopriremo in questo video in cui, oltre alle mie impressioni e al mio commento, inserirò alcuni spezzoni audio per offrirvi una visione più ampia possibile sulle 5 testine prese in esame. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Ho ricevuto le testine protagoniste di questo confronto da Sisme, il distributore italiano di Audio-Tecnica, che ringrazio per avermi dato l'opportunità di offrirvi qualche indicazione in più su questa serie. Potrete acquistare tutte le testine e i vari stilo di ricambio della serie VM95 da Hi-Fi di Prinzio. Trovate i link qui sotto in descrizione. Per informazioni più approfondite contattateli telefonicamente, chiedete di Luciano e ditegli che vi mando io. La serie VM95 nasce per portare la leggenda della AT95E ad un livello successivo. La AT95E è stata la testina più diffusa nel mondo, con oltre 5 milioni di esemplari venduti, nonché quella col miglior rapporto qualità-prezzo secondo i media del settore e soprattutto secondo i consumatori. La AT95E si modernizza nell'attuale AT-VM95E e viene affiancata da altre 5 testine per accontentare gusti e portafogli di qualsiasi appassionato. Le andiamo a vedere nel dettaglio partendo da quella più economica, la VM95C. Prima però voglio darvi un'informazione essenziale su tutta la serie. Mettiamo il caso che siamo alle prime armi. Abbiamo rispolverato da poco il vecchio giradischi abbandonato per tanti anni in soffitta da un nostro parente. La testina va cambiata, ma non vogliamo spendere troppo, soprattutto perché non abbiamo mai avuto a che fare con un giradischi e quindi occorre qualcosa che ci consenta di prendere manualità, magari sbagliando, evitando allo stesso tempo di fare danni clamorosi e dispendiosi. Bene, possiamo partire proprio dalla VM95C, grazie al suo costo più che abbordabile, e poi nel tempo, man mano che prendiamo confidenza col mondo del vinile, possiamo pensare ad un upgrade, un miglioramento della qualità sonora riprodotta dal nostro giradischi, cambiando semplicemente lo stilo, ossia la parte terminale della testina. In soldoni, questa piccola parte che si sostituisce molto rapidamente e semplicemente con un'altra in questo modo. Quindi in pratica il corpo della testina rimane lo stesso, rimane quello della testina economica che abbiamo comprato un anno prima, 2 anni prima, a seconda del nostro utilizzo. Però possiamo mettere uno stilo molto più pregiato, come l'SH, ossia quello con taglio Shibata, senza dover modificare nulla, neanche la tracking force. Tac, e ci siamo, pronti via verso altri vinili. Prima di entrare nel vivo del confronto, devo precisare che ho registrato i brani inseriti in questo video collegando il giradischi ad una scheda audio e la scheda audio al Mac. Aggiungo che non ho alterato in nessun modo le registrazioni, quindi quello che sentirete è quello che è stato raccolto dal software Audacity, senza intervenire in post-produzione di ciascun brano. Ho scelto i secondi più significativi per farvi cogliere gli aspetti peculiari di ogni testina. I brani provengono dal disco omonimo di Lucio Dalla del 1979, in una prima stampa maltrattata, per evidenziare cosa tirano fuori queste testine da dei solchi rovinati. Poi Pork Soda dei Primus, per testare come riescono a domare il basso di Les Claypool, A Love Supreme di John Coltrane, per valutare come se la cavano con il jazz, un genere piuttosto impegnativo per ogni tipo di testina. Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, perché lo conoscono anche i muri e quindi è un ottimo riferimento per tutti. E infine i miei amati Creedence Clearwater Revival.
Mettete un attimo in pausa il video e indossate le vostre cuffie preferite perché vi aiuteranno a cogliere meglio tutti i dettagli. Come vi dicevo poco fa, la VM95C è la prima della serie, nel senso che è il punto di partenza, la più economica, avendo uno stilo bonded, conico, più semplice da realizzare rispetto ad altri tagli e tipologie. Insomma, è la base. Lo stile conico è l'ideale non solo per i neofiti, visto il suo costo, ma anche per riprodurre i dischi più vissuti della nostra collezione, perché la minore superficie di contatto dello stilo col solco perdonerà maggiormente le imperfezioni del vinile derivanti dall'usura. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto. La VM95E è l'evoluzione della leggendaria AT95E e come questa rappresenta la testina entry level per eccellenza e lo dimostra il fatto che la troviamo sulla maggior parte dei giradischi Audio-Tecnica come questo e non solo, anche di altri marchi, perché offre una scena molto equilibrata e piacevole. Lo stilo è sempre bonded, quindi il diamante è incollato ad un supporto metallico, ma il taglio da conico diventa ellittico, quindi una qualità sonora superiore dovuta al fatto che il profilo dello stilo ha un raggio minore, dunque percorre il solco del disco con maggiore precisione, restituendo maggiori informazioni con più fedeltà. La VM95EN presenta sempre uno stilo ellittico, ma in questo caso è nudo. EN sta infatti per Elliptical Nude. E cosa significa nudo? Che il diamante non è più incollato ad un supporto metallico, ma è un pezzo unico di diamante, quindi è più leggero ma anche più rigido. E in cosa si traduce questa costruzione? Nel fatto che il segnale audio non deve attraversare due diversi materiali, metallo e diamante, ma solo uno, diamante. Quindi c'è una maggiore fedeltà a come il solco è stato inciso. Naturalmente si tratta di sfumature, così come spesso avviene in campo hi-fi, ma credo sia giusto darvi qualche piccolo riferimento per farvi capire le differenze tra le varie tipologie di testine. La VM95ML ha uno stilo microline che in Audio-Tecnica prende il nome microlinear ed è proprio un brevetto di Audio-Tecnica. La sua particolarità è data dal fatto che duplica quasi esattamente la forma della punta da taglio utilizzata per produrre il master originale dal quale poi vengono realizzati i vinili.
Questo consente alla testina, o meglio allo stilo, di tracciare parti del solco che altri stilo non riescono a raggiungere. Quindi cosa significa? Maggiore qualità sonora e durata maggiore sia dello stilo che del solco, visto che è proprio la conformazione dello stilo a garantire un'usura più uniforme. Pensate che uno stilo microlinear ha una durata media di 1000 ore di riproduzione, uno Shibata 800 ore, ellittico 300 ore e conico tra le 300 e le 500 ore. Naturalmente si tratta di una durata media perché intervengono altre variabili non standardizzabili, come ad esempio la manutenzione della testina, l'accuratezza della tracking force, le condizioni del vinile, eccetera, eccetera. La VM95 SH offre uno stilo con taglio Shibata dal nome del suo inventore. È uno stilo che si avvicina molto al microlinear che abbiamo appena visto come concetto e costruzione, facendo parte della stessa famiglia di stilo line contact. Quindi uno stilo che riesce a cadere quasi perfettamente sulle pareti del solco del vinile, raccogliendo più informazioni possibili. Questo si traduce in tante informazioni in più, non solo in senso positivo, ma anche in senso negativo, perché ci darà qualche rumorino in più se riproduciamo un vinile particolarmente vissuto. Sulla carta un taglio Shibata offre anche una migliore lettura delle basse frequenze. Sentiamo se è così anche nella realtà. Per qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva vi consiglio di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia, perché io sono un semplice appassionato, i professionisti sono altri ed è giusto rivolgersi a loro. Se già mi seguite saprete che il mio rivenditore di fiducia è Hi-Fi di Prinzio, quindi il mio consiglio è di rivolgervi a loro perché posso mettere la mano sul fuoco sulla loro serietà e disponibilità. Qui sotto in descrizione trovate i riferimenti per raggiungerli e vi lascio anche il contatto per l'assistenza tecnica di Sisme, il distributore italiano di Audio-Tecnica. Come forse avrete già notato nelle varie inquadrature, ho effettuato tutte le mie prove per questo video con un giradischi AT-LPW50PB. In molti mi avete chiesto una recensione, arriverà prossimamente sul canale, quindi se non siete iscritti rimediate subito e attivate la campanellina per non perdervi le prossime pubblicazioni. E arriviamo finalmente alle mie considerazioni finali su questa serie di testine Audio-Tecnica. Prima però, per conoscenza e completezza, devo ricordarvi che esiste un'altra testina di questa serie, ossia la VM95 SP, che viene utilizzata per i 78 giri. È probabile che le vostre sensazioni siano diverse da quello che starò per dirvi, visto che ci sono tante variabili in gioco, dove avete visto il video, cosa avete utilizzato per ascoltarlo e così via.
tenendo presente che incide anche il metodo di registrazione che ho utilizzato. Vi darò quindi le impressioni basate sui miei riferimenti e sulla mia esperienza, niente di più e niente di meno. Dopo ore ed ore impiegate per cogliere le varie peculiarità di queste testine, posso dirvi che in mente mi rimangono due grandi cartelloni. Su uno c'è scritto Best Buy e sull'altro User Friendly. Best Buy, ossia il rapporto qualità-prezzo di ognuna di queste testine è sorprendente, soprattutto nei due esemplari più pregiati, la AML e la SH, dove lo stacco di resa rispetto alle altre è notevole. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Alla fine del mio lavoro dividerei le 5 testine in due parti. Nella prima troviamo la VM95C, la E e la EN, dove dalla C alla EN la qualità di riproduzione sale gradualmente, anche se si tratta veramente di dettagli. E nel rapporto qualità-prezzo, per quanto mi riguarda, vince la VM95E. Nella seconda parte abbiamo la ML e la SH, dove le due se la giocano al photo finish e si tratta veramente di una vittoria per una ciocca di capelli. E la vittoria si basa sui vostri gusti. Se, come nel mio caso, preferite una scena lievemente più rotonda e viva sulle basse frequenze, allora andate di SH Shibata, nell'altro caso ML Microlinear, e direi ML anche nel caso in cui abbiate prevalentemente prime stampe molto vissute, perché come vi dicevo prima la SH, la Shibata, metterà maggiormente in risalto pregi e difetti dei solchi. Per entrambe le testine si tratterà di un upgrade davvero sostanzioso al vostro setup senza far sanguinare il portafogli, quindi rapporto qualità-prezzo eccellente soprattutto per la SH. Qui eravamo sul primo cartellone, quello del Best Buy. Su quello dove c'è scritto User Friendly vi mostro questo semplice gesto. La serie VM95 è comoda perché non vi fa ammattire per la sostituzione e o l'upgrade dello stilo, e questo è molto apprezzato non solo dal novizio ma anche dall'appassionato navigato che non ha voglia o tempo per fare operazioni più complesse, magari anche poco più complesse. Fatemi sapere qui sotto qual è la vostra testina preferita, ossia quale comprereste o comprerete dopo aver visto questo video. A presto e buoni ascolti! Era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar.